Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio farvi vedere l'applicazione che io uso per registrare i consumi. Visto i vari video che ho fatto delle auto e delle mie auto, soprattutto della Captur, eccetera, voglio farvi vedere come registrare i consumi in modo da tenere sempre tutto monitorato e poi se volete potete andare a vedervi i grafici che escono in modo da avere dei consumi reali sempre a portata di mano. Come faccio? Ogni volta che io vado a fare il pieno di carburante o mi segno, mi faccio delle foto di cosa ho consumato e poi vado a registrare, oppure al momento registro quanto ho consumato, quant'è il contachilometri e per differenza vengono fuori sempre dei consumi. Bene, magari all'interno vedrete alcune differenze che o perché mi sono dimenticato la volta prima di registrare, perché ho ancora il registro della vecchia Scenic, e quindi possono esserci delle anomalie, ma all'incirca siamo lì, come consumi va a variare nell'arco degli anni che ho registrato qualcosina, proprio appena appena. Bene, volevo più che altro farvi vedere questa applicazione, non è sponsorizzata questa applicazione perché in tanti di voi che mi seguono me l'avete chiesta quale app uso, sia su YouTube, su TikTok, su Instagram, e allora vi faccio vedere un breve tutorial di come funziona e come va. Così magari se volete utilizzarla a me sinceramente non cambia nulla, anzi è più che altro per farvi vedere e portarvi a conoscenza di questa app molto interessante. Bene, adesso ve la faccio vedere, registro lo schermo del cellulare così la vediamo insieme. Bene, quindi iniziamo con questa è la schermata, io adesso la cerco, l'ho già registrata, è sotto il nome Fuelio, è proprio così, Fuelio, è questo simbolo qua, eccoci qua, e questa è l'applicazione. Come vedete, allora, questa è la Capture che avevo, che sono arrivato a 69.000 km, magari ve la faccio vedere innanzitutto su questa, che è già... Allora, se voi... Allora, partiamo dall'inizio. Qui sopra ci sono tutte le auto che potete registrare. Ad esempio adesso ho la Clio aziendale e sto registrando anche i consumi della Clio aziendale. Quella della Capture nuova, la Capture, quella che ho dato dentro, e aveva 69.000 km. La Twingo, ecco questa è la Twingo ad esempio che col motore aspirato e questo Lorenzo era la Scenic di 1500 DCI. Bene, così in modo da avere sempre un registro a portata di mano. L'applicazione come vedete io adesso vado a vedere sulla Capture GPL che l'ho tenuta per 4 anni quasi e quindi andiamo a vedere da là. Se voglio allora registrare un nuovo rifornimento schiaccio la più che vedete qui circondata dal pallino rosa e mi viene fuori scritto rifornimento, scansione ricevuta carburante, costo, aggiungi promemoria e registri di viaggio. La scansione ricevuta carburante è nuova ed è a pagamento, quindi scansiono la ricevuta e lui mi registra in automatico. Rifornimento, io metto rifornimento, qui vedete dovrò mettere contachilometri, ok? Quindi posso mettere contachilometri, carburante, il tipo di carburante, se mettete GPL, benzina oppure diesel, quello che è, ad esempio metto GPL, prezzo, questo è il prezzo al litro, andrò a mettere il prezzo al litro, costo totale, quindi quanto ho speso per fare questo rifornimento, la data e l'ora lo registro in automatico, serbatoio pieno sì, GPS, questo potete attivarlo per registrare dove avete fatto il rifornimento, meteo, se vi interessa, immagini, se volete aggiungere delle immagini, e anche opzionale potete aggiungere delle note, sconto, eccetera. Quindi è veramente per il rifornimento molto ben fatta. Invece se noi andiamo più, al posto di mettere rifornimento, mettiamo un altro costo, allora loro ti dicono cosa vuoi registrare? Posso mettere manutenzione, registrazione, parcheggio, lavaggio, pedaggi, biglietti, modifica, assicurazione, proprio in modo da avere un registro completo di quanto sono di quali sono i prezzi di questa auto e quanto mi costa mantenere. Allora io mi registro l'assicurazione, mi registro il bollo, mi registro la manutenzione, registro qualsiasi prezzo in modo che a fine anno dico quanto ho speso per la mia auto e mi viene fuori il totale di tutto quanto. Quindi non è per niente male questa applicazione, è gratuita,
perché poi c'è anche la versione Pro, ma io non lo utilizzo, in questo caso qua è gratuita. Bene, poi sotto qui, e questo è per aggiungere i dati, sotto qui vedete c'è l'home, poi abbiamo questa che è la cronologia delle registrazioni, quindi nell'agosto 2024 vedete tutte le cronologie dei rifornimenti. Queste sono calcolatrice per, vedete, distanza 100 km, prezzo al litro, consumo, eccetera. E poi qui, se volete fare Fuelio Pro, io non l'ho fatto, e se volete farlo comunque sono 11,99 € al mese in questo caso. Invece in alto qui a sinistra dove ci sono le lineette, eccole qua, c'è Home, poi c'è Promemoria se volete registrarvi qualcosa, Registro di viaggio, poi c'è Storico, e qua ci sono tutte, guardate, i consumi fino a ottobre 2024, quando poi ho cambiato l'auto. Vedete che ci sono i consumi, le cose più importanti cosa sono? Chilometri a litro, quindi 14,68 km con un litro di GPL, costo del ogni chilometro 0,048 euro al chilometro, il costo del GPL, quindi dopo possiamo andare a vedere anche l'andazzo del GPL, eccetera. Vedete che qua ogni volta che io registro mi dice quanti chilometri ho fatto con il pieno del carburante. 3,40, 2,58, qui 8,30, qua mi ero dimenticato di mettere quello di prima, 3,30, 400, 200, 300. Ecco qua vorrei fare un appunto perché dal vecchio Capture adesso ho molta più autonomia e il serbatoio è sempre quello, quindi non so come mai, vabbè. E poi statistiche, qua abbiamo le statistiche di tutti, vedete rifornimenti di benzina, 6 rifornimenti di benzina, 80 litri, quanto, ma questo è fuori perché cioè la benzina non la usiamo mai, solo per accendere l'auto. Il GPL, vedete, abbiamo fatto in 4 anni 177 rifornimenti, 5197 litri di GPL, la media di 13,34 con un litro di GPL. E questi vi restano. Poi c'è scritto rifornimenti, qua in alto, in centro c'è costi, quanto abbiamo speso in tutto, distanza, e questi sono i chilometri percorsi. Quindi avete riassunto, voi ogni volta mettete dentro una goccia e mettete dentro sempre dei dati in modo che resta registrato in 3-4 anni, vedete come è andata a finire. Poi possiamo mettere i grafici, e qua ci sono consumo carburante, costi mensili, quindi volete dare un occhio veloce quanto avete consumato, quanto avete speso quel mese là, qua c'è tutto quanto. Prezzo carburante, vedete le oscillazioni del carburante, costi di rifornimento, conta chilometri, come avete usato la vostra auto, costo chilometrico, guardate la differenza, distanza mensile, viene registrato tutto, perché ogni volta voi mettete dato lui registra e poi ve li riporta. Distributori, qua ci sono i distributori che ci sono qui vicino, stazioni lungo, questo bisogna fare il Pro, mappa, costo, registro dei costi, statistiche grafici dei costi, quindi registro dei costi, e qui non ne abbiamo, statistica dei costi, queste qua, sono quanto carburante, quanto abbiamo speso, quasi 4.000 euro di carburante in 4 anni. Sì, se dopo vai a vedere questo prendi un po' paura, però vabbè. Grafici dei costi, e qua categorie, però io non avendo messo i costi non sono venuti fuori. Veicoli, qua ci sono tutti i veicoli, Lorenzo, Twingo, Capture, questa è la nuova Capture, questa è la Clio che vi dicevo. Navigazione, se volete usarlo più tardi, ok. E poi potete salvare tutto su un backup su Google, quindi app più che completa secondo me, è veramente ben fatta e molto molto interessante. Quindi ogni volta si registra quello che ci interessa e noi possiamo vedere praticamente alla fine di tutto il periodo quanto abbiamo speso realmente, e se poi andate a integrarlo anche con i costi dell'assicurazione, del bollo, quando cambiate le gomme, la manutenzione, i filtri, eccetera, avete reso conto di tutto. Dovete far conto che ce l'ho ancora dal Scenic, che era nel 2017 se non sbaglio, sì, 2017, sì, nel 2017, e sono ancora là i dati, quindi se domani voglio andare a confrontarlo,
vedo anche quanto veniva un litro di gasolio all'epoca, che noi eravamo poco sopra €1. Adesso siamo quasi a €1,80. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, è stato interessante, mettete un bel like, commentate, scrivetemi se volete sapere qualcos'altro e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao ciao!